Ciao a tutti, oggi dipingiamo un piccolo figurino in scala 1,72. Partiamo dagli strumenti del mestiere, una palette sulla quale vado a stendere i colori per dipingere meglio. Poi utilizziamo in questo caso i colori Vallejo e i colori Italien o allo stesso tempo anche i Maimeri, che sono tutti acrilici, e possiamo diluirli quindi semplicemente con dell'acqua. Per quanto riguarda i pennelli possiamo utilizzare piccoli tagli quali 3 zeri, 5 zeri massimo, e in questo caso utilizzo quelli della Da Vinci. Ottima qualità prezzo. Iniziamo col dare il fondo al nostro piccolo figurino in metallo. Cominciamo con del nero ad acrilico, sempre della Italeri. Passaggio successivo è il colore base. Mischiamo sempre sulla palette un 830 Vallejo, un colore che serve per le divise tedesche, e andiamo pian piano a coprire completamente il figurino. Potete vedere, ecco, come sto procedendo. Procedete ovviamente anche con varie passate e dopodiché andiamo con le ombre, ovvero colore di base l'830 Vallejo diluito con del nero, che andremo a passare, come vedete in questi passaggi, sulle pieghe o nelle zone dove ovviamente non batte la luce. È il momento ora delle luci, stessa tecnica utilizzata per le ombre. In questo caso utilizziamo un colore base, quindi sempre il nostro 0830 Vallejo, mischiato con del rosa, dello skin tone, che ci permette quindi di andare a delineare le zone più in luce. Potete vedere come sto procedendo in questo caso, sempre con dei passaggi piuttosto leggeri. Qui potete vedere le parti come sono messe in evidenza, nonostante sia piuttosto difficile effettivamente realizzare dei video con dei soldatini così piccoli. Andiamo poi a delineare tutti i particolari, quali la maschera, la pala, la borraccia, come sto facendo in questo caso. Utilizziamo un color cuoio o un colore che si avvicina molto all'originale, quindi iniziamo poi con il dipingere, sempre con un color marrone, il nostro figurino, il fucile del nostro figurino e le varie cinghie. Potete vedere come effettivamente inizi a prendere più vita, ma ancora ne vedremo. Altro passaggio fondamentale è andare con del nero, sempre acrilico, nelle zone più profonde, quindi nelle zone più scure, anche per diversificare i toni e per staccare i particolari. Ma ora dedichiamoci al volto. Come fare? Qui potete vedere la palette Ma come facciamo per dipingere la testa di un piccolo soldatino? Ecco qui, abbiamo cambiato in questo caso il soggetto. Il primo step consiste nel colorare il volto con un color base, come sto facendo in questo passaggio. Possiamo utilizzare un marrone molto chiaro. Ora il secondo step consiste nelle ombre. In questo caso possiamo procedere con un colore sempre marrone di base, che da ora in poi sarà chiamato base, che andiamo poi a scurire con un marrone più scuro o con un rosso. Il terzo step prevede allo stesso tempo le luci, in questo caso colore base, che viene scurito sempre con dello skin tone. Potete visionare in questo passaggio come sto operando.
Andate a delineare tutte le zone più ovviamente in vista. Andiamo quindi a creare dei contrasti e dei giochi di colore. Ecco qui, comincia ovviamente a prendere vita anche il nostro volto. Passaggio successivo consiste, sempre con il colore base e con del rosso, consente di dar maggior vita al figurino. Quindi andiamo a intervenire sulle guance e nelle zone dove possiamo mettere un po' di rossore. Questo farà sì che il nostro figurino acquisti vita. Ultimo passaggio definitivo è quello che consente di illuminare ancora maggiormente il figurino. Colore base bianco, e si va a delineare le zone più in vista, quali per esempio il naso, sotto il mento o sotto gli occhi. Sicuramente la difficoltà di lavorare sulla scala 1.72 ben si nota, anche e soprattutto nel gestire un video in questa piccola scala. Spero che comunque sia stato un video a voi gradito, e se avete domande ovviamente potete commentare nella parte bassa del video. Grazie intanto per la visione e vi lascio con gli ultimi passaggi nella realizzazione di questo volto del figurino.